Il 15 settembre celebriamo la ricorrenza annuale della Costituzione del Free Territorio Trieste quale Stato indipendente e membro di diritto delle Nazioni Unite nel previsto ed attuale regime provvisorio di governo per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di pace con l'Italia del 10 febbraio 1947. Quest'anno il Movimento Trieste Libera celebra la ricorrenza con 4 giorni di iniziative da giovedì 15 a domenica 18 settembre sul confine di Stato tra il Free Territory of Trieste e l'Italia, indicato correttamente dalla precedente amministrazione provvisoria anglo-americana, ma non dall'attuale amministrazione provvisoria italiana. Come è noto, il Movimento Trieste Libera opera per l'affermazione della legalità nel rispetto reciproco, con azioni pubbliche e messaggi chiari e forti fondati sulla piena coscienza storico-giuridica della questione dell'attuale Free Territorio Trieste. Non ha quindi nulla a che fare con attività confuse, provocatorie di imitatori incompetenti. Da quest'anno il Movimento Trieste Libera rende pubblica nella ricorrenza del 15 settembre anche una relazione sullo stato del Free Territorio Trieste e del suo porto franco internazionale per effetto dei progressi delle intense attività di difesa e di promozione svolte dal movimento. Il Movimento Trieste Libera conduce dal 2011 con il massimo impegno l'azione giuridica e politico-diplomatica qualificata per l'attuazione completa dei diritti del Free Territory, dei suoi cittadini e residenti, delle sue imprese e dei diritti degli altri stati e delle loro imprese sul suo porto franco internazionale. L'azione giuridica e politico-diplomatica è stata consolidata dal giugno 2013 notificando al governo italiano amministratore e dai suoi organi locali un primo atto di reclamo e messa in mora per le violazioni del mandato di amministrazione civile provvisoria conferitogli dai governi statunitense e britannico per conto delle Nazioni Unite. Con quel primo atto giuridico e politico-diplomatico verso il governo italiano, il Movimento Trieste Libera ha anche chiarito ufficialmente i motivi di diritto internazionale per cui l'attuale Free Territory non ha e non può avere rivendicazioni verso la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia. Le violazioni del mandato di amministrazione civile provvisoria affidato fiduciariamente al governo italiano sono causate dal fatto che gli organi locali dell'amministrazione italiana simulano che il Free Territorio Trieste ed il suo porto franco internazionale siano sottoposti alla sovranità dello Stato italiano. Tale simulazione paralizza l'economia del Free Territory of Trieste ed il suo porto franco internazionale, sottoponendoli illegalmente alle tasse ed agli interessi politici ed economici dello Stato italiano. Reca perciò danni economici gravissimi alla popolazione, alle imprese, ai diritti degli altri Stati sul porto franco e al libero commercio internazionale. Nel 2013 gli organi locali dell'amministrazione italiana responsabili delle violazioni hanno reagito all'atto di reclamo ufficiale del Movimento Trieste Libera, tentando di consolidare la simulazione della sovranità italiana con 2 sentenze del Tribunale amministrativo regionale che affermano falsamente l'inesistenza giuridica del Free Territory. Il Movimento Trieste Libera ha proseguito nell'azione, producendo e notificando al governo amministratore e ai suoi organi amministrativi locali una serie di atti e documenti fondamentali che migliaia di cittadini hanno sottoscritto per chiedere il rispetto della legalità nel Free Territory of Trieste e nel suo porto franco internazionale. Fra tali atti e documenti vi sono in particolare
la petizione con oltre 15.000 firme alle Nazioni Unite contro le violazioni dell'amministrazione provvisoria, la Carta dei diritti dei cittadini e delle imprese del Free Territory of Trieste, le petizioni ad organi dell'Unione Europea, le dichiarazioni ed azioni di obiezione ed opposizione fiscale, l'azione per il rimborso del servizio militare illegittimo, gli atti per la piena applicazione del regime di porto franco internazionale. A queste azioni si sono aggiunte le prime iniziative legali di opposizione all'urbanizzazione illecita del porto franco nord di Trieste, per impedire quella vera e propria truffa internazionale organizzata da politici e speculatori italiani. Il Movimento Trieste Libera ha presentato le prime domande di intavolazione ex legge dell'area al demanio dello Stato del Free Territory of Trieste, porto franco internazionale di Trieste. Nel frattempo, il Movimento Trieste Libera ha dovuto subire ed ha affrontato con successo censure ed aggressioni mediatiche e giudiziarie di autorità ufficiali e di strutture riservate italiane, che utilizzano a questo scopo i mass media locali, alcuni funzionari amministrativi e magistrati ed alcuni piccoli gruppi di impostori e provocatori. Nel 2015 il Movimento Trieste Libera ha affrontato e risolto anche il problema della rappresentanza internazionale del Free Territory che il governo italiano amministratore ha disattivato dopo essersi impegnato ad esercitarla. A questo scopo è stata costituita dal 16 settembre 2015 la International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste, quale ufficio di rappresentanza economica e politico-diplomatica che agisce su delega di cittadini e di imprese del Free Territory e di altri stati. Le deleghe rappresentate sono già oltre 20.000. Nei primi 12 mesi di attività, la rappresentanza ha avviato le attività politico-diplomatiche di accreditamento e di informazione a livello internazionale ed è intervenuta direttamente per bloccare i tentativi di intavolare illegalmente al comune di Trieste la proprietà del porto franco nord. Ha provveduto inoltre al perfezionamento delle analisi storico-giuridiche della materia, culminato a fine agosto in un'expertise che ha demolito le tesi della presunta sovranità italiana sul Free Territory of Trieste e sta mettendo in crisi definitiva l'intero apparato di simulazione politica, mediatica e giudiziaria creato dalle autorità amministratrici italiane. Anche se una gran parte della popolazione del Free Territory of Trieste è ancora intimorita da decenni di violazioni e soprusi delle autorità amministratrici italiane, il suo livello di attenzione ai diritti del Free Territory of Trieste è confermato dai dati dei contatti internet, che crescono in continuazione e confermano un massimo di interesse nelle generazioni attive fra i 25 ai 34 anni. La conferma più evidente che il Movimento Trieste Libera è riuscito contemporaneamente a sollevare l'interesse internazionale al Free Territory of Trieste e dal suo porto franco internazionale viene anch'essa da internet, con una crescita continua dei contatti da tutto il mondo ed in particolare da Stati Uniti ed Inghilterra. Le analisi pubblicate in rete dalla Voce di Trieste sul Free Territory, sul suo porto franco internazionale, sulle violazioni commesse dall'amministrazione italiana e sulle attività del Movimento Trieste Libera e della rappresentanza provvisoria di Stato del territorio libero, sono state rilanciate anche dai social media del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tutto questo significa che l'attività intensa e qualificata del Movimento Trieste Libera ha ottenuto anche il risultato fondamentale di interrompere decenni di soffocamento della questione dell'attuale Free Territory of Trieste a livello locale,
riportandola all'attenzione sia degli investitori internazionali, sia delle sedi politico-diplomatiche decisive di Washington, Londra e New York. In occasione della nostra principale festa di Stato, del 15 settembre 2016, possiamo quindi confermare che i 4 anni di lavoro intenso e qualificato del Movimento Trieste Libera e da un anno anche della rappresentanza internazionale hanno prodotto straordinari progressi nella difesa e promozione del Free Territory of Trieste e del supporto franco internazionale. La ragione di questo successo sta anche nel fatto che la piena attuazione dei diritti di porto franco e di centro finanziario internazionale del Free Territory of Trieste è ormai in sintonia con lo sviluppo internazionale degli investimenti e del libero commercio che possono trarre enormi vantaggi dal ruolo di Trieste come fulcro economico indipendente tra il Mediterraneo e l'Europa centro-orientale. Il pieno ripristino dei diritti del Free Territory of Trieste e l'afflusso di investimenti internazionali sono i soli strumenti possibili anche per ottenere le risorse economiche necessarie per risolvere gli inquinamenti ambientali causati da corruzioni, irresponsabilità ed incapacità dell'amministrazione civile provvisoria affidata al governo italiano. Trieste Libera prosegue quindi con impegno e determinazione sulla propria linea d'azione giuridica, politico-diplomatica ed informativa, nella convinzione che il traguardo ormai non sia lontano. Grazie a tutti per l'attenzione. Viva Trieste indipendente, libera e prospera!